Piacere, sono Filippo, conosciuto ai più come Java Armada, adoro la musica e sono musicista da tutta la vita. Sono molto felice di parlarvi della mia collaborazione come compositore dell'intera colonna sonora del videogioco Souls Spectrum. Disponibile ora su Steam, link in descrizione. Tony, lo sviluppatore di Souls Spectrum, mi ha contattato spiegando che desiderava avere musiche e suoni che ricordassero lo stile del Super Nintendo. Piccola parentesi. Il Super Nintendo Entertainment System, abbreviato SNES, era una console di videogiochi molto popolare negli anni 90. Rispetto al suo predecessore, il NES, che era il Nintendo normale, Entertainment System, aveva una qualità audio davvero sorprendente per l'epoca. Lo SNES aveva la possibilità di riprodurre più voci contemporaneamente, 8 voci invece che 5 del NES. Gli sviluppatori potevano aggiungere effetti speciali ai suoni, come riverbero e eco, per rendere il suono più coinvolgente. Mentre il NES generava suoni principalmente attraverso sintesi sonora, lo SNES era spesso basato su campioni audio. Lo SNES utilizzava una risoluzione audio a 16 bit che offriva una qualità notevolmente migliore al NES, alle console precedenti. I sample usati nelle varie tracce ovviamente sono quindi a una qualità molto più bassa rispetto agli standard odierni. Ciascuna traccia della colonna sonora per Souls Spectrum è composta utilizzando il chip synth della Blog, che emula nel modo più fedele possibile il chip dello SNES originale, che era il chip SPC700 della Sony. Riassumendo, la colonna sonora completa del gioco cattura l'essenza dell'era originale del Super Nintendo, con campionamenti a 16 bit e un layering di 8 voci. C'erano molti limiti tecnici, ma è qui che entra in gioco la vera vena creativa dei compositori. Ora, dopo tutte queste informazioni tecniche, la cosa più importante rimane sempre la creatività del compositore. In questo caso la creatività limitata da esigenze tecniche. Ed è una cosa che personalmente adoro. Creare con dei limiti tecnici per me è bellissimo perché vai dritto all'obiettivo, ovvero creare musica. Non ti perdi tra mille plugin, suoni, librerie, eccetera. Lavorare con limitazioni tecniche mi aiuta personalmente a concentrarmi in modo più diretto e naturale sul risultato creativo. Tony mi ha lasciato completa libertà creativa e non è stato un problema siccome giocavo e testavo il gioco in ogni fase di sviluppo fin dall'inizio, con estremo piacere perché ho adorato ogni suo aspetto della storia, del gameplay, dell'atmosfera, i particolari e i segreti. La prima cosa che ho fatto è stato trovare un tema ricorrente, un leitmotiv, che poi ho usato per le varie tracce successive. La sfida più grande è creare musica che sai che dovrà ripetersi per parecchio tempo a loop mentre gioca il giocatore. Quindi devi stare molto attento al fatto che non deve essere troppo ripetitiva o noiosa, ma nemmeno troppo sopra le righe, perché rischia di disturbare il giocatore e rovinare l'atmosfera del gioco stesso. La grande particolarità del gioco è che nelle varie aree della mappa c'è una musica che cambia in base alle 4 trasformazioni della protagonista Nora, ovvero da umano a scheletro, a ombra, a spirito. Usando una tecnica che viene definita musica adattiva, in questo caso penso sia verticale, ho dovuto creare 4 arrangiamenti differenti della stessa traccia per ogni zona, cambiando l'armonia, a volte alcuni temi, togliendo o aggiungendo strumenti, mantenendo però la stessa durata del file senza stravolgere troppo la tonalità o il ritmo, perché le 4 tracce devono mescolarsi tra di loro in ogni momento. Quindi l'obiettivo è ottenere una soluzione di continuità tra le tracce musicali, in modo che la musica cambi senza sembrare che una traccia finisca e ne inizi un'altra. Nel gioco ci sono anche alcuni flashback sul passato della protagonista Nora,
per cui ho creato delle musiche con uno stile molto differente rispetto alle altre, per far capire anche a livello sonoro il distacco tra la mappa all'interno delle mura e il mondo esterno. Mi sono divertito molto a creare anche alcuni effetti sonori del gioco, registrandomi sempre a qualità 16 bit, mentre chiudevo o aprivo porte, o sfregavo coltelli sulle forbici, o tiravo lo sciacquone, stropicciavo foglie di carta o arpeggiavo le corde sulla paletta della chitarra. Per la musica dei credits finali That Is Not The End ho ripreso il leitmotiv, suonando però vere chitarre elettriche, un basso, batteria con suoni più moderni. In tributo ad esempio a giochi come Prince of Persia, giochi come Castlevania e Symphony of the Night, che quando finivano partiva questa musica, diciamo, prodotta in maniera attuale, simil pop rock. Ringrazio tutti per l'attenzione e vi auguro buon divertimento con Soul Spectrum.